Fratelli e sorelle carissimi, pace a tutti voi. Oggi celebriamo la terza domenica d'Avvento, la cosiddetta domenica Gaudete. Andiamo ad immergerci nel significato di queste letture per comprendere e condividere questo senso di gioia che la scrittura ci vuole trasmettere. Concentratevi. Ascolta. Dentro il tuo petto c'è una strada che aspetta. Puoi quasi sentirne il passo. Puoi già vedere una luce che si muove sulla polvere. Ed è la stessa promessa che oggi la scrittura ci porge. Il deserto fiorisce, il cieco vede, il povero ascolta il lieto annuncio. Apri gli occhi, non perché io lo dica, ma perché il testo te lo chiede. Ecco il vostro Dio, egli viene a salvarvi. Immagina per un momento la terra arida, polvere, vento, silenzio. Ora immagina che da quella polvere sorga un fiore. Senti la sorpresa? È la promessa di Isaia, trasformata in immagine concreta. Il deserto si rallegrerà e fiorirà come il narciso fiorirà. Parola che non promette evasione, ma trasformazione reale e visibile. La scrittura non ci dà un'astrazione, ci dice che ciò che sembra morto ritorna alla vita. E questo non succede per magia, ma per la venuta di Dio che rende possibile l'improbabile. Se ora ascolti il Vangelo, trovi Giovanni Battista in prigione che, attraverso i suoi discepoli, domanda a Gesù: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? È la domanda di chi ha creduto tutta la vita e ora, nell'ombra, sembra avvertire il dubbio. È la domanda che molti di noi, onestamente, hanno già fatto. Ho sbagliato tutto? La mia fedeltà ha senso? Gesù risponde non con un discorso filosofico, ma con i fatti. I ciechi vedono, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, ai poveri è annunciato il Vangelo. I segni parlano più delle parole. La presenza salva. La presenza opera. Giacomo ci esorta all'arte della pazienza attiva. Siate costanti, rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. Non una rassegnata attesa, ma una pazienza che fortifica il cuore
come il contadino attende le piogge. Preparazione, cura, continuità. La virtù non è inerzia, ma coltivazione. Tu curi il campo, mentre il cielo porta le piogge. Qui dobbiamo sostare un attimo e immaginare più fili che si intrecciano. Profezia, realtà, dubbio, azione quotidiana. Dipanando questa matassa si scoprono in queste letture 3 saggezze da assorbire assolutamente. Primo, trasformazione concreta. Le immagini di Isaia sono corporee, occhi, ginocchia, passi. Dio non si limita a parole, trasforma il corpo e la storia. Questo è il sollievo che il cuore affaticato desidera. Non una teoria che spiega la sofferenza, ma una promessa che la cambia. I commentatori moderni ricordano che Isaia parla a un popolo che ha conosciuto l'esilio. Eppure, la profezia diventa chiamata all'impegno comunitario. La libertà è restituita. Il ritorno avviene insieme. Secondo, il dubbio come soglia. Giovanni ha visto molto, ora è in una cella. Il dubbio non è peccato, è il luogo dove si verifica la fede. Gesù non condanna la domanda, risponde con segni. Se oggi ti trovi nel dubbio, ascolta la risposta che non ti umilia. Guardati attorno, osserva i segni di vita attorno a te e lascia che quei segni confermino la tua speranza. La risposta di Gesù è delicata. La fede cresce quando i fatti cominciano a rispondere alle attese. Terzo, pazienza che educa. Giacomo ci insegna a non cedere all'amarezza. La pazienza non è passiva, è una forza disciplinata. Il Mahatma Gandhi ci ricorda che perdere la pazienza spesso significa arrendersi prima della svolta. Coltiva dunque la tua pazienza come il contadino coltiva il suo campo, con gesti ripetuti, mantenendo la vista sulla promessa. Ora guarda più in profondità. Il deserto è simbolo universale. Per Carl Gustav Jung, la vita interiore attraversa aridità e oasi. Chi guarda fuori sogna, chi guarda dentro si risveglia. La promessa di Isaia si legge anche così. La trasformazione attesa comincia in te, nel tuo cuore che si apre alla vita. La mistica Sufi, poi, ci insegna a vedere nella ferita una via.
Quando la tua vulnerabilità diventa spazio, la grazia può prenderne possesso e fiorire. Cosa possiamo fare allora concretamente per interiorizzare appieno quanto ci è stato insegnato oggi? Possiamo sospendere il giudizio per 5 minuti ogni mattina. Chiudi gli occhi, respira e osserva una speranza concreta che desideri vedere fiorire. Questo creerà uno stato interiore favorevole alla pazienza e alla visione. Possiamo annotare 3 segni di vita nella nostra giornata. Piccole cose, una parola gentile, un gesto, un paesaggio che ci riempie il cuore. Riconoscere i segni educa l'occhio a vedere i fiori nel deserto. E possiamo anche fare una piccola opera di cura. Non aspettare che la rivoluzione arrivi dagli altri. Fai tu quell'unico gesto di carità che sei capace di compiere oggi. La trasformazione che desideri accade anche per mezzo delle tue mani. Questi sono piccoli passi da cui la strada si fa via santa. Quando ne fai uno, poi un altro, il viaggio cambia. Concludo con parole che vi possono accompagnare. Carl Gustav Jung ci invita a guardare dentro, perché lì la visione si chiarisce. Il teologo sunnita Rumi ci ricorda che la luce entra proprio dalle ferite. E la scrittura oggi ci assicura che ecco il vostro Dio, egli viene a salvarvi. Prendete questa promessa, fatene respiro e camminate. Rafforzate le mani fiacche, rendete salte le ginocchia vacillanti. La strada santa è già tracciata per chi vuole tornare. Che voi siate nella gioia o nel dubbio, che voi aspettiate o siate stanchi di attendere, restate, coltivate, osservate, agite. Così la vostra vita comincerà a fiorire, non secondo la fretta del mondo, ma secondo la pazienza che porta frutto. E ricordate, la venuta del Signore prende la forma concreta del servizio, della cura e della sorpresa. Coraggio. Il Signore viene a salvarci. Un saluto